Ciao a tutti! Oggi ci occuperemo del setup completo, secondo procedure specifiche del costruttore, di questo Fender Jazz Bass American Special del 2011, che possiede una particolarità che a me piace molto. Si tratta del circuito Grease Bucket, comandato da questo potenziometro, che permette di tagliare i toni alti senza scurire, o meglio, senza enfatizzare i bassi al punto da renderli cupi e poco musicali. Si può vivere anche senza, ma personalmente l'ho trovato molto interessante. Tornando al nostro setup, procederemo alla sostituzione delle corde per i motivi che tutti conosciamo, ovvero dare nuova vita al suono del nostro basso, assicurandoci inoltre che mantenga l'accordatura. Le corde che utilizzerò saranno delle Ernie Ball scalatura 45-105, che ho già provato in passato con ottimi risultati. Al contrario di quanto avviene per le chitarre, dove lo smontaggio di tutte le corde insieme è perdonato, nel caso di un basso dovremo agire con un po' più di precauzione a causa delle notevoli forze in gioco. Infatti una muta standard è in grado di imprimere 175 libbre di forza, qualcosa come 80 kg, ma si può tranquillamente superare con scalature più importanti. Procederemo quindi alla sostituzione delle corde, una per volta, allo scopo di evitare deformazioni del manico anche se soltanto momentanee. Allunghiamo quindi la corda dal ponte verso il capotasto per poi indirizzarla all'interno della scanalatura del piolo che avremo precedentemente diretto verso il capotasto. A questo punto lasceremo tanta corda dopo il piolo quanto specificato nella tabella che segue, cioè 3 pollici pari a 76 mm per la quarta corda, 3 pollici e mezzo pari a 89 mm per la terza, seconda e prima corda. Nel caso di bassi a 5 corde taglieremo la quinta a 76 mm. Tagliate le corde alla lunghezza prevista, procederemo con il loro montaggio piegando prima i 2 mm terminali di 90 gradi ed inserendo il pezzo piegato all'interno del foro praticato alla base del piolo. Dopodiché ruoteremo la meccanica facendo in modo che la corda venga raccolta in spire dall'alto verso il basso sul lato interno delle meccaniche. Questa è un'altra differenza rispetto alle chitarre che raccolgono la corda sul lato esterno e si utilizza per mantenere il percorso della corda più rettilineo possibile allo scopo di evitare sollecitazioni angolari sul capotasto. Ricordiamoci che le forze in gioco sono molto alte. Al termine, dopo aver accordato lo strumento, ed a questo proposito raccomando l'utilizzo di un accordatore di linea, il quale ci assicurerà che la nota captata dal pick-up è assolutamente corretta, solleveremo le corde facendo scorrere il dito indice dal ponte fino alla tastiera e ripeteremo finché l'accordatura non rimarrà abbastanza stabile. Con questo metodo ci eviteremo settimane di accordature instabili. Ultimato il montaggio delle corde, prepariamo lo strumento ad una prima intonatura. Utilizzando il metro a nastro misureremo sulla prima corda la distanza che intercorre tra la faccia esposta alla tastiera del capotasto ed il centro della parte metallica del 12° tasto. Ottenuta questa misura la replicheremo nella parte che va dalla metà del 12° tasto al primo punto di contatto tra la prima corda e la relativa selletta, avanzando o arretrando quest'ultima quel tanto che basti ad ottenere la stessa distanza già misurata sulla prima metà della corda. Tuttavia, se lo strumento è in buono stato, non dovreste trovare grandi differenze tra le due misurazioni. Regolata l'intonazione della prima corda, procederemo con le altre, arretrando la corda immediatamente precedente, in questo caso la seconda, di una misura pari al suo stesso calibro, al proprio diametro per intenderci. Quindi, se la nostra seconda corda dovesse avere calibro pari a 0,065 pollici, cioè 1,65 mm, aggiusteremo lo spessimetro a lamella in modo da ottenere questa misura. Dopodiché verificheremo che la seconda selletta sia arretrata rispetto alla prima proprio di questo valore. Nel caso si discostasse, procederemo a ripristinarlo manovrando la vite di registro della selletta. Analoga procedura per le rimanenti corde, fino alla quinta se presente, che vedremo arretrare in misura sempre maggiore a causa dell'aumentare del diametro delle corde.
È arrivato il momento di provvedere alla regolazione della curvatura del manico mediante l'utilizzo del truss rod. Per chi si avvicina a questo mondo per la prima volta, ricorderò che il truss rod è quella barra che attraversa per intero il manico della chitarra o del basso che sia, ed il cui allentamento o tensionamento, oltre a modificarne la geometria, impatta notevolmente sulla possibilità che le corde interferiscano sui tasti, producendo quel fastidiosissimo sfrigolio che tutti conoscono. La testa della vite che permette la regolazione del truss rod in questo strumento è posta alla base del tallone del manico e viene manovrata con una chiave a brugola. In questo caso specifico, dal momento che lo strumento è stato costruito negli Stati Uniti, la chiave avrà misura in pollici e per la precisione sarà pari a 3/16 e non avrà una corrispondente metrica, perché la conversione ci dice che dovrebbe essere 4,76 mm, cioè un fuori standard. Dal momento che rovinare la testa del truss rod è l'ultima cosa che desideriamo, sarà tassativo utilizzare la chiave appropriata. Se non l'avete in dotazione, occorrerà acquistarla, non esiste alternativa. Ma se proprio dovremmo comprarla, la cercheremo del tipo extra lungo, con le teste sferiche, che sono quelle che ci garantiranno di non dover smontare il battipenna per evitare di graffiarlo a causa della rigida angolazione che la chiave dovrà assumere per ingaggiare la testa della vite. Dal momento che molti cloni asiatici ed europei utilizzano invece chiavi metriche, metterò in descrizione 2 set con le caratteristiche che esponevo prima, sia metriche che in pollici, ad un prezzo veramente basso rispetto alla qualità. A questo punto, dopo esserci assicurati di essere in possesso della giusta attrezzatura ed aver accordato il basso, andremo a misurare la distanza tra la superficie superiore dell'ottavo tasto e quella inferiore della quarta corda. Il tutto dopo aver posizionato un capotasto al primo tasto e premuto la corda all'ultimo tasto disponibile. La misura che vorremmo ottenere è dipendente dal raggio di curvatura del manico, il radius della tastiera in pratica, e se non lo conosciamo occorrerà procurarsi i calibri idonei e misurarlo. In descrizione metterò quello che uso io. Andando a leggere la tabella sapremo che i manici con radius pari a 7,25 pollici avranno 0,35 mm di sollevamento corda sull'ottavo tasto, da 9,5 pollici a 12 pollici 0,3 mm, mentre da 15 pollici a 17 pollici soltanto 0,25 mm. Questo basso, che possiede radius 9,25, regoleremo il truss rod di conseguenza, ricordando che osservando la testa della vite dal ponte con lo sguardo rivolto verso la paletta, la rotazione oraria della vite stessa produrrà una diminuzione della distanza corda-tasto. Viceversa, ruotare in senso antiorario aumenterà l'altezza che stiamo considerando. Ogni qualvolta andremo ad agire sulla vite del truss rod è tassativo regolare l'accordatura del basso, in quanto la tensione delle corde contribuisce non poco alla sua curvatura. Non farlo renderà perfettamente inutile ogni ulteriore regolazione. Siamo adesso giunti alla regolazione dell'action, gioia e dolore di chiunque suoni un basso o una chitarra. Tutti vorremmo che fosse bassissima, salvo poi scontrarci con il friggere delle corde sui tasti. Affidiamoci allora a quanto prescritto da Fender per creare il nostro punto zero, raggiunto il quale pochi centesimi di scostamento ci saranno sicuramente perdonati nel caso volessimo personalizzare un tantino la nostra action. Personalmente mi sono sempre attenuto alle quote Fender e non ho mai avuto di che lamentarmi. Anche in questo caso le misure da ottenere tra la superficie inferiore delle corde prima e quarta rispetto alla parte metallica del 17° tasto dipenderanno dal radius della tastiera, secondo questa tabella. Per radius 7,25 pollici dovremo ottenere 2,8 mm sulla corda bassa e 2,4 mm sulla corda alta. Per radius da 9,5 pollici a 12 pollici dovremo ottenere lato basso 2,4 mm, mentre 2 mm basteranno per il lato acuti. Per radius 15 pollici a 17 pollici dovremo ottenere 2,4 mm per la corda lato basso e 2 mm per il lato degli acuti.
Prepariamo quindi il nostro spessimetro a lamelle con le misure risultanti dall'arrangio al quale appartiene il nostro basso e riportiamole correttamente sulla tastiera, agendo, se necessario, sulle viti che reggono l'altezza della selletta relativa alla corda che stiamo aggiustando. Con un po' di pazienza e qualche accordatura di tanto in tanto otterremo l'action 0 sulla prima e quarta corda. Per le restanti basterà munirsi del calibro radius appropriato, ripeto 9,25 pollici nel nostro caso, e dopo averlo poggiato sulle corde replicheremo la sua curvatura agendo sulle sole seconda e terza corda, in modo da armonizzare il contorno delle corde alla curvatura della tastiera. Nella remota ipotesi che con le viti di registro dell'altezza delle sellette non si riuscisse a regolare l'action, lo scenario sarebbe rappresentato dal fatto che abbiamo abbassato al minimo le sellette ma le corde risultano ancora troppo alte, dovremo ricorrere allo spessoramento del manico. Dovremo cioè inserire degli appositi spessori calibrati per sollevare il manico stesso rispetto al body. In questo strumento non è presente, ma molti bassi possiedono la regolazione del tilt mediante una vite, accessibile attraverso un foro praticato sulla placchetta dove alloggiano le viti che serrano il manico al body. Questa particolare vite, spingendo il manico in alto, lo solleva rispetto al body. Questa è una procedura che non seguo mai perché secondo me affidare alla punta di una sola vite gran parte delle vibrazioni e quindi della risonanza che dal manico si trasferisce al body non è mai una buona idea. Nel nostro caso il problema non si pone perché non abbiamo il micro tilt e dovremo quindi spessorare nel caso ciò occorresse. Per completezza di informazione vi propongo la procedura di spessoramento e i risultati che otterremmo. Considereremo cioè che uno spessore calibrato di circa 10 centesimi di pollice, pari a circa 0,25 mm, ci consentirà di alzare l'action di circa un 32esimo di pollice, cioè 0,8 mm. Ma questo manico, che è perfettamente in grado di reagire alla regolazione in altezza delle sellette, ci solleva dal problema che consisterebbe nello smontarlo insieme alle corde, spessorarlo e serrarlo nuovamente per ottenere l'action prevista. Abbiamo quasi terminato, siamo adesso alla regolazione dell'altezza delle corde rispetto ai pickups. Come prima operazione dovremo identificare, se già non lo conosciamo, a quale tipologia di pickups può fare riferimento il nostro strumento, perché da questo dipenderà la distanza tra i poli magnetici e le corde prima e quarta. Vi propongo una tabella che considera tutti i pickups che Fender ha finora utilizzato sui propri strumenti. Identificate i vostri ed annotate le quote che saranno. Per i pickups stile vintage 3,2 mm per la quarta corda e 2,4 mm per la prima corda. Per la serie noiseless 3,2 mm per la quarta corda e 2,4 mm per la prima corda. Per i pickups standard J o P avremo 2,8 mm per la quarta corda e soltanto 2 mm per la prima corda. Poi esistono degli speciali che possiedono delle misure che sono 2,8 mm per la quarta corda e 2 mm per la prima, ma non ho mai visto di questi pickups e quindi lo cito giusto per completare l'informazione. Nel basso che stiamo esaminando i pickups sono i vintage style, quindi annoteremo le quote, prepareremo lo spessimetro a lamelle ed andremo a regolare l'altezza della prima e quarta corda come previsto. Giusto per la cronaca aggiungo che avvitare, cioè ruotare in senso orario la vite di regolazione dell'altezza del pickup, lo avvicinerà alla corda, svitare, cioè ruotare in senso antiorario, lo allontanerà. Adesso abbiamo veramente terminato, dobbiamo solo intonare il nostro basso, quindi dopo averlo accordato per l'ennesima volta poniamo un capotasto al 12° tasto e verifichiamo con un accordatore di linea che la nota sia la stessa della corda aumentata però di un'ottava. Se la nota dovesse risultare calante, accorciamo la parte risonante della corda avvicinando la selletta relativa alla tastiera. Viceversa, se la nota risultasse crescente, dovremo allungare tirando indietro la selletta. Se lo strumento è stato correttamente assemblato, vedrete che non avrete grossi aggiustamenti da fare, solo piccoli ritocchi.
Anche in questo caso non potrete sottarvi alla regola secondo la quale ogni volta che girate sulla vite di registro della selletta dovrete togliere il capotasto, accordare il basso, riporre il capotasto e solo adesso verificare se la modifica ha avuto effetto. Noiosissimo, lo capisco, ma non esistono alternative se volete che ogni tasto suoni la nota per il quale è stato preposto. Siamo ai saluti. Nel ringraziarvi per aver seguito il video fino in fondo, vi do appuntamento al prossimo, sperando come sempre di esservi stato in qualche modo d'aiuto. Alla prossima e ciao!